Cari amanti della birra, oggi vi porto dietro le quinte del birrificio per mostrarvi come si svolge quella che probabilmente rappresenta la parte più cruciale della produzione della birra, ovvero l'imbottigliamento. Senza dubbio la parte per me più pesante, poiché è ripetitiva ed è svolgere nel minor tempo possibile. Tra poco vi spiegherò il perché, insieme a tanti altri consigli di cui se siete un brewer potrete farne tesoro. Prima di cominciare però, se non lo avete già fatto, vi chiedo soltanto di iscrivervi al canale e se il video sarà di vostro gradimento, un like farà sempre piacere. Beh, innanzitutto, prima di svolgere questa fase, dovremo sanificare tutta l'attrezzatura che verrà a contatto con la nostra birra. Perché la prima regola del buon birraio dice che senza una corretta sanificazione, pur impiegando le migliori materie prime del pianeta, non riuscirete mai a fare una buona birra, perciò non dimenticate mai questa fase. Dunque, la prima cosa da fare è preparare tutto il necessario, quindi per effettuare questo passaggio occorrerà un tino di priming, ovvero un tino al cui interno verrà miscelato lo zucchero che servirà a riattivare il lievito all'interno della bottiglia e generare la CO2 per gassare la birra. Questo è inevitabile, poiché i miei fermentatori atmosferici, non essendo isobarici, ovvero pressurizzati per trattenere al loro interno l'anidride carbonica della fermentazione, rilasciano il gas. Perciò, se andassi ad imbottigliare direttamente da qua, senza aggiungere lo zucchero, la birra in bottiglia o in fusto sarebbe completamente sgassata. Poi ci servirà una pompa con gli appositi tubi, innestati per effettuare il lavaggio. Infatti questa spinge per ricircolo l'acqua all'interno del tino, alla cui sommità interna è presente una spray ball, utile per diramare l'acqua in tutte le direzioni per un corretto lavaggio. Qua di fianco invece abbiamo la nostra tappatrice pneumatica ad aria compressa, indispensabile per chiudere ermeticamente le nostre bottiglie. Provvista di sicura, perciò dovremo premere entrambe le leve per azionarla e quella di sinistra per alzarla. E ovviamente non può mancare lei, l'imbottigliatrice. Il suo funzionamento è piuttosto intuitivo. Nella parte bassa posteriore è presente una pompa che spingerà la birra dal tino di priming fino al serbatoio in alto dalla capacità di circa 100 litri. Un galleggiante presente al suo interno permetterà di non far straripare il tutto una volta raggiunto il livello massimo. Ed infine, una volta riempito, potremo inserire le nostre bottiglie una per una negli appositi becchi. Partiamo con l'eliminare dai nostri impianti qualsiasi possibile forma di contaminazione batterica a cui potrebbe andare incontro la nostra birra. Come ben sappiamo, questa purtroppo non piace soltanto a noi esseri umani, ma anche a microscopici organismi che ne possono alterare il sapore. Inseriamo per prima cosa 100 litri d'acqua nel nostro tino di priming, al quale aggiungiamo circa un litro di sanificante come suggerito dalla scheda del prodotto. Solitamente l'1% è sufficiente. Nel mio caso utilizzo acido percitrico, ovvero acqua ossigenata addizionata ad acido citrico, questo perché è molto efficace e soprattutto inodore. A differenza del peracetico, che non so se avete mai avuto la sfortuna di annusare, è veramente devastante, forse un odore tra i più pungenti che abbia mai sentito. Una volta innestati tutti i tubi ai raccordi, assicurandoci che non ci siano perdite, diamo il via al ricircolo per circa 25 minuti. Mi raccomando, ricordate sempre di indossare guanti quando maneggiate prodotti chimici così forti, altrimenti rischierete di bruciarvi le mani o crearvi macchie sulla pelle, il che non è granché. Terminato il ricircolo all'interno del tino di priming, trasferiamo la nostra acqua di sanificazione anche nell'imbottigliatrice, spargendola con una spugna pulita, magari ancora da rinnovare, per tutta la sua superficie, anche nella parte non a contatto con il sanificante, e lasciamo il tutto a mollo per altri 25 minuti. Una volta fatto questo, risciacquiamo il tutto ed effettuiamo un risciacquo completo per rimuovere il sanificante. Anche questo, se necessario, lo troverete scritto nella scheda del prodotto. Rimuoviamo l'acqua dai tubi e prepariamoci a trasferire la nostra birra. Per quanto riguarda quelle aree dove il sanificante liquido non potrà agire, ci giungerà in aiuto un sanificante spray a base alcolica ad azione immediata. Prima di tutto, per assicurarci una birra limpida e pulita, dovremo rimuovere il deposito formato dal lievito durante la fermentazione dal nostro tino. Questo avviene dalle due uscite che vedete laggiù in basso, dove quella a sinistra pesca direttamente sul fondo del cono, mentre l'altra un po' più in alto, per scartare la parte più torba. A vederlo so che non è molto invitante, ma è lo stesso fondino che si forma all'interno della bottiglia, solo che dal tino lo possiamo rimuovere. Una volta imbottigliato, ovviamente questo rimane. Una volta che abbiamo raggiunto il mosto pulito, cominciamo a trasferirlo all'interno del tino di priming. Mentre questo avviene, prendiamo una pentola ed un piano ad induzione, sciogliendo in un po' d'acqua calda una corretta quantità di zucchero. Nel mio caso utilizzo il destrosio, perché è molto fino e facile da miscelare, tanto che potrebbe essere anche inserito direttamente nel mosto. Io lo faccio semplicemente per una maggiore certezza che non si formino grumi, poiché la birra trasferita ha una temperatura molto fredda che va dai 3 ai 5 gradi.
Aggiungiamolo al mosto una volta trasferito nel tino e misceliamo con l'aiuto di una palla, anch'essa ovviamente sanificata, ma piano piano per non rischiare di ossidare la birra. Tengo a precisarvi che il trasferimento solitamente lo svolgo in due fasi, quindi se ho 500 litri effettuerò due trasferimenti da 250 litri ciascuno. Questo soprattutto per il problema dei vasi comunicanti, ovvero se il livello all'interno dei due tini equivale, non sarà possibile trasferire più di quel quantitativo all'interno del secondo serbatoio, perciò da una parte sono costretto a far così. E questo non è un male perché la birra sarà sempre al fresco. Adesso diamo il via all'imbottigliatrice azionando la pompa che nel giro di 2 minuti riempirà il serbatoio. Se vi state chiedendo cosa sono questi tubicini, servono a reintrodurre la schiuma all'interno del serbatoio, utile per non perdere neanche quella, non trovate? Con l'aiuto del transpallet prendiamo il nostro bel bancale di bottiglie e lo posizioniamo vicino alla zona di lavoro per agevolarci e diamo così il via a questa lunga fase. Piccolo spoiler, per infustare vi basterà prendere un innesto, applicarci sopra un rubinetto e collegarlo tramite un tubo a quello che è lo scarico dell'imbottigliatrice, aprire il tutto e aspettare che il fusto si pieni. Una pacchia rispetto alle bottiglie. E mi raccomando, sia l'innesto che tutte le altre piccole parti collegate, vi consiglio sicuramente di lasciarle in ammollo nel sanificante per almeno 15 minuti, poiché anch'esse possono essere fonte di infezione, perciò meglio evitare. Adesso direi che siamo pronti per cominciare. E dopo una velocità di circa 100 litri orari imbottigliati, le nostre birre collocate nelle apposite ceste sono pronte per essere stoccate nella camera di rifermentazione. Tutto ok, tranquilli, è andato tutto bene. Comunque, a parte gli sforzi immani, la camera di fermentazione è fondamentale per due fattori. Il primo è che in essa non vi è luce, perciò certi difetti legati ad essa saranno evitati. Secondo, perché in questa è presente un climatizzatore, il quale soprattutto in inverno, quando qui dentro ci sono 8 gradi, riscaldando l'ambiente tra i 18 e i 20 gradi, il lievito riuscirà a rifermentare, altrimenti a temperature troppo rigide non potrebbe avvenire la rifermentazione in bottiglia. Terminato l'imbottigliamento, per ripulire il tutto ripeteremo il processo come abbiamo fatto per la sanificazione, solo che al posto dell'acido stavolta utilizzeremo un prodotto alcalino a base di soda caustica per sgrassare le croste createsi durante la fermentazione, che credete a me a volte sono davvero resistenti. Facendo ricircolare per una mezz'ora la soluzione all'interno dei nostri fermentatori vedrete che questi torneranno a risplendere e per concludere faremo un bel risciacquo generale. Nel giro di 10 giorni o 2 settimane di attesa arriveremo alla fase più attesa della produzione, ovvero la degustazione. Ovviamente qui avremo modo di valutare se la nostra birra sarà pronta per essere servita o venduta, ma soprattutto se avremo fatto un bel lavoro. Cari iscritti al canale, il video finisce qui. Se avete osservazioni o domande sui vari passaggi, siete liberi di farlo qui sotto nei commenti. Spero di avervi tolto qualche curiosità in più riguardo questa fase importantissima. Ci vediamo al prossimo video!